Ma quindi, Unity o Godot? Negli ultimi anni e mezzo tanti video hanno discusso le differenze tra Godot e Unity. Come spiegato nel mio ultimo video, che trovate nelle schede, dopo mesi su Godot ho deciso di provare Unity e devo dire che mi è piaciuto molto. Per giorni ho riflettuto se fosse il caso di cambiare engine, ma la verità è che non ne preferisco uno in assoluto. Infatti entrambi hanno i loro pro e i loro contro. Così ho deciso di chiedere alle community di Reddit cosa ne pensassero. La prima a cui ho chiesto è stata r/gamedev, dove si parla di sviluppo di videogiochi. Chi l'avrebbe mai detto? Dopo aver fatto un post dove spiegavo tutto, ho ricevuto molti commenti, alcuni utili e altri, piuttosto discutibili. Alla fine però il quadro generale non era per niente chiaro. Ho deciso di riprovare, questa volta chiedendo direttamente alle community interessate, ovvero r/Unity e r/Godot, chiedendo quale fosse il motivo principale per cui usavano quegli engine. Risultato: in sole 12 ore il post su Godot ha superato le 15.000 visualizzazioni e ha ricevuto oltre 80 commenti. Unity solo una ventina. Ecco i punti principali evidenziati dalla community di Godot. È open source, l'animation player, velocità dell'engine, facilità d'uso, supporto per C# e GDScript, totalmente gratuito, pesa solamente 50 MB, supporto per Linux, UI intuitiva. Sono sicuramente punti innegabili e in molti casi decisamente superiori rispetto a Unity. Ma vediamo un po' la community di Unity cosa ha scritto. La community: il C#, maggior flessibilità, ottimo per il VR. Io aggiungerei sicuramente la potenza grafica per il 3D, che è nettamente superiore rispetto a Godot. Unity è stato usato per sviluppare tantissimi giochi sia per console che per mobile. Un altro fattore importante è la disponibilità di risorse. Mentre Unity ha un enorme asset store, Godot ha una libreria più piccola, ma dove però tutto è gratuito. Nell'ultima settimana ho sperimentato parecchio su Unity. Ho creato un labirinto, un piccolo test per il 2D, un endless runner e altri progetti. Mi piace molto il workflow di Unity, dove si usano i game object al posto dei nodi. Tuttavia in scene più complesse, senza icone ma solo con i nomi, diventa più difficile orientarsi. In Godot invece riesco a capire subito quanti nodi ci sono e cosa fanno. Un altro punto a favore che mi ha colpito è l'ottimizzazione. Anche un semplice progetto in 2D in Unity fa partire le ventole del mio MacBook Pro M1 del 2020. Su Godot, anche in 3D, le ventole rimangono spente. Inoltre Unity impiega un po' di tempo per compilare gli script e a volte si incasina, mentre Godot è istantaneo con il GDScript. A proposito dell'ottimizzazione, mentre scrivevo lo script per questo video avevo Godot aperto che stava eseguendo un gioco e non me ne ero neanche accorto. Che gioco avevo aperto? Ovviamente Charged. Se non sapete che cos'è, è il mio secondo videogioco, ma ci ha letteralmente fatto una serie dedicata che trovate sia in descrizione che nelle schede, dove ha spiegato tutto, da come è nata l'idea fino all'ultimo update. E a proposito, per non perdervi video futuri, iscrivetevi al canale. Detto questo, torniamo al video. Non parlo solo di Reddit, ma della community in generale. Infatti, prima della runtime free, Unity era il punto di riferimento per molti sviluppatori. Ora invece c'è molto odio verso l'engine. Infatti, anche senza nominarlo nel post, nei commenti veniva citato negativamente per sottolineare cosa Godot facesse meglio. Prima di parlare del futuro di Godot, voglio parlare un attimo di ciò che è Blender. Blender è diventato lo standard per il 3D, sia perché open source, ma anche perché ha permesso a milioni di persone che si interfacciavano al mondo del 3D di produrre qualsiasi cosa si voleva. Infatti su Blender puoi fare da virtual effect, modelli 3D, animazioni, tutto in un software completamente gratuito. Godot sta seguendo lo stesso percorso. Infatti con il prossimo aggiornamento le nuove feature ridurranno ancora di più il divario con Unity. Per esempio verrà migliorato il debugger e sicuramente con aggiornamenti futuri l'engine migliorerà sempre di più. So che alcuni potrebbero non essere d'accordo, ma questi sono solo i miei pensieri personali e sono ovviamente discutibili. Quello che ho capito da tutta questa esperienza è che rimarrò su un Godot e non passerò a Unity. Quindi se vuoi iniziare a sviluppare videogiochi, io personalmente consiglio Godot. È leggero, gratuito, open source e molto più intuitivo per chi si approccia per la prima volta al game development. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto quale engine usate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi video futuri e dei vlog che farò. Detto questo, ciao.